Palazzo Pitti sicuramente a Firenze è un'istituzione, credo, e per quanto riguarda il discorso sulla moda per me era un punto cruciale, avendo lavorato tanti anni nel settore, studiato e lavorato. In questo, quando parlavo di mio padre, io vedevo mio padre in televisione, quando era ancora in bianco e nero, seduto a Palazzo Pitti a vedere le sfilate, era l'unico in maniche di camicia, Ah, in che senso? perché non sopportava di portare la giacca Ah, ok, non voleva... e disegnava a mano quello che vedeva. E quando tornava riportava Alla Miroglio? quello che erano i disegni. Alla Miroglio di Alba, giusto? Sì, sì, sì. Ok, quindi si parla più o meno del 1000... Lui è partito da prima della guerra. Ok, quindi staremo intorno agli E anni poi 20. negli anni, sì, no, ma poi negli anni 50, 60, quando c'è stato poi il boom, la Miroglio è diventata un'industria. Ok, sì, mio zio lavorava per la Miroglio Allora storicamente. lui viaggiava e insomma, parlavi prima di Como, le setterie di Como sono una di quelle cose che io ricordo ancora da bambino. Sì, tra l'altro uno dei miei sogni, non so se te l'ho mai raccontato, è quello sicuramente di in qualche modo avviare una produzione di seta italiana. Sarebbe una cosa molto originale, più che altro perché la forma e il materiale che oggi viene utilizzato in generale, trovo che non rappresenti più quello che è stato una volta. Cioè proprio quel tipo di qualità e che poi diventa tutto il resto il prodotto finale partendo da una cosa del genere. Quando si parla di qualità, il discorso arte, artigianato diventa fondamentale, secondo Ok, me. certo, no, certo, perché è la promessa. Allora, non solo, quando tu parli di arte, parli di idee, parli di innovazione, parli di Esperienza. esperienza anche, parli di storia, di quello che è passato nell'arte, che torna o si rinnova, ma quando parli di artigianato metti, secondo me, e lo dico da artigiano, perché quando mi dicono ah, tu sei un artista, io mi arrabbio perché io dico no, io sono un artigiano. Perché parto dal presupposto che l'artigiano lavora con due strumenti, le mani e la testa, che sono gli strumenti indispensabili per un artigiano. Puoi avere tutti gli scalpelli più belli affilati, puoi avere tutte le i macchinari, tutte le attrezzature che vuoi, ma se non hai l'uso delle mani e della testa, Sì, dici il macchinario può fare da supporto, aiutarti a velocizzare delle fasi di processo produttivo, ma se non sai poi utilizzare quella parte più elementare. e in questo volevo chiederti una cosa. Intanto aspetta, va Sì. che facciamo un'apertura, Vai, apri, sei il bianco, quindi ufficialmente tocca a te. faccio una brutta apertura, apro di cavallo. Ah, ok. E questa è una cosa che voglio chiederti. Sì. Tu ti ritieni un artista o un artigiano? Allora, sicuro è una domanda non semplice da rispondere. Penso perché tengo conto di tutti e due gli aspetti. Nel mio tipo di produzione penso di essere il più lento degli artisti, perché non ho una passione per il rosso, mi sveglio la mattina e dipingo qualcosa di rosso, quindi riesco a nutrirla quotidianamente, ma è molto più collegata alle esperienze che faccio di vita, incontri o emozioni che provo e quindi a un certo punto maturano in me come se fossi un raccoglitore delle sensazioni che mi portano poi nell'artigiano. Quindi ho bisogno di realizzare qualcosa a livello concreto ma specifico. Quindi sicuro non c'è una grande
produzione, nel mio caso, perché non sono interessato. Forse l'artista ha più piacere di avere magari una grande tiratura, nel mio caso no. Quindi ti direi 50 e 50. Non riesco mai a essere totalitario su un qualcosa. Allora, io ti ho conosciuto Sì? perché sei venuto a chiedere un lavoro artigiano Esatto, questa è la per risposta. supportare, tra virgolette, L'artista. supportare la parte artistica che tu avevi Esatto. fatto, avevi prodotto. Esatto. Questa cosa qua, il fatto che tu sei venuto a chiedere a degli artigiani di supportare una parte tua, Sì? un prodotto tuo, che cosa ti ha lasciato? Mi ha lasciato tutto, perché di base io non potrei lavorare con qualcuno che non è artigiano. Io cerco sempre la piccola bottega, l'artigiana, la pittrice, il pittore o quant'altro, innanzitutto per potermi confrontare, perché di solito un prodotto prima è un'idea, sempre. Ed essendo che prima c'è questa fase, ho bisogno di avere un approccio molto reale con la persona che dovrà collaborare con me e aiutarmi magari a sviluppare una parte, come nel tuo caso siete stati dei veri professionisti a gestire l'intelaiatura. Allora, vediamo. Questa potrebbe essere la mia domanda o la tua. Spero non sia la mia, spero sia la tua. Vediamo, secondo me è la mia. Diretto così. Diretto così, Enrico, andiamo. Intanto ti segnalo che ho mosso il pedone. Ho visto. Allora, qua mi scrivi: perché i santi? Proprio non sei fuori dal tempo? Ottimo. Una delle tue produzioni ultimamente è questa visione, questa rappresentazione del santo. Trasformazione anche di una immagine di santo. Di santo, di uomo e anche un po' per certi versi controversa. Ma sì. Per la storia di quello che si può conoscere, dedurre, leggere in merito al volto del santo. Allora, secondo me è attuale, seppur sia ovviamente fuori tempo. Ma fuori tempo dipende da che punto di vista tu lo vuoi prendere. Nel senso, se la vuoi mettere subito nudo e crudo su un aspetto religioso, probabilmente sono fuori tempo. Non è però il mio interesse quello di rappresentare o parlare di religione quanto di fede. Essendo che viviamo in una condizione attuale di ancora conflitto, che è la stessa un po' quella che citavi di tuo papà, che aveva iniziato a lavorare in periodo di guerra, mi sono detto: ma io che cosa posso muovere o cambiare in un momento che ancora storicamente a distanza di 100 anni siamo in conflitto? E mi sono detto, sicuro il classico può essere rivisitato. Cioè, se a oggi lo status quo ancora è così, allora io vado a scardinare qualcosa dal classico. Non per provocazione, quanto per cercare nuove possibilità, nuove soluzioni, che quindi cambiano magari il percorso storico. Allora il santo, trattato in questa maniera neopop, quindi parte dalla reminiscenza della pop art, dalla fine del periodo degli anni 70, americana, nel mio caso, a oggi un contemporaneo totalmente italiano con una produzione artigianale. Ma allora, io ho avuto nelle mani la tua produzione, la tua arte. Hai avuto in mano il mio primo pezzo stampato in serigrafia tradizionale a 3 colori. Ok, e quello... Gennaio 2025, il 25 gennaio. Quello che ho provato, non guardando, ma sentendo, Okay.
perché io poi lavoro con le mani, Certo. e quindi Cioè il materiale è tutto. sentendo questo tuo quadro, ho capito non quello che volevi dire tu, ma quello che sentivo io e vedevo io. E ho pensato, o è un genio, o è un folle. Quello è molto più probabile. Perché produrre con quel tipo di tecnica, con quel tipo di materiale e con quelle immagini, dicendo questa è la mia arte, questa è la mia idea, questa è la mia produzione, Sì. tu butti nel mondo qualcosa che o è geniale o è folle. Capisco cosa vuoi dire. Non so se è così, è vero, quello che ho pensato, se è vero, ma è quello che ho sentito. Che bello. Ti ringrazio per avermelo fatto sapere e Adesso tocca a me. tocca a te. E intanto muovi, va, che... Ma io in tutto sono sempre lentissimo. Speravo di mangiarti già il cavallo, in realtà, a Allora. dirtela tutta, però. Allora, Io sono molto da pedone, comunque. Il pedone, secondo me, questa domanda è mia. è tua Ah, ed è esattamente quella che ho fatto anch'io, ok, solo che tu hai messo una E e io ho messo una O, ok. quando abbiamo chiesto Arte artigianato. arte e Esatto, artigianato. ma questo è proprio che ti fa capire come è vera la risposta che ti ho dato prima, che non può mai essere totalizzante Allora per ti me. chiedo, posso prendere un'altra? Certo. No, in realtà conferma che la mia risposta è veramente, io le metto sempre insieme, arte e artigianato, diversamente sarebbe industria. Se l'arte non segue un processo che deve tener conto di un artigianato, è industria, cioè nel senso hai bisogno di fare quella produzione in più pezzature e a me oggettivamente non mi interessa produrre, iperprodurre, essere ovunque, a me mi piacerebbe essere dove un mio pezzo ha senso che ci sia. Allora, questa invece è una mia domanda. Bello, questa cosa già mi piace un casino. Allora, che cosa ti condiziona e che cosa ti libera? Aiuto Enrico, partiamo male. Allora, che cosa mi condiziona? Allora, io sicuro ho un aspetto, ne abbiamo già parlato probabilmente, molto emotivo, come approccio alla vita. E ritorna il perché non uso il rosso per dipingere col rosso perché lo amo, ma ho bisogno di far uscire un qualcosa, quindi potrebbe essere anche un aspetto più curativo della questione. Quello che mi condiziona sono le violenze in generale, sia visivamente, questo già da quando ero bambino mi è capitato, mi sono reso conto che vedere la violenza mi limita, quindi mi sembra la risposta a cosa mi condiziona. Mi fa stare malissimo, quindi cambia il mio modo di vivere la vita e quindi doppiamente lo condiziona. E mi condiziona perché fa cambiare il mio modo di reagire. Alle volte è molto controllato e quindi inghiottisco e sovente non riesco a liberare. Per quello, nella forma artistica, nel lavoro manuale e nel produrre un qualche cosa che richiede tempo, probabilmente forse è un po' una specie di meditazione, che è una pratica che coltivo da tanto e amo molto. Cosa mi libera? A questo io non ho risposta ancora. È una domanda che mi faccio da tantissimo tempo. Cosa mi libera? Quindi in realtà anche cosa mi nutre, mi dà energia, ma cosa mi libera? Ti direi la mia terapeuta, sicuro, ha la capacità di lavorare sul piano sottile e quindi io mi rendo conto che quando sono in seduta da lei lì vengo liberato. È una liberazione non classica, è molto primordiale, lei lavora
su quella sfera e quindi sì, la mia terapeuta è quella che mi libera. Mm. Non, Hai mosso intanto? Sì, Ah, ma ti sei proprio andato... Ah, ma mi hai anche mangiato. sono andato a cacciarmi nei guai, Sei andato a come al cacciarti solito nei... da quando ti conosco. Aiuto! Mamma mia, hai fatto un pasticcio, perché poi tra l'altro questa scacchiera è sufficientemente giusta come dimensione, ma sono i pezzi che sono giganti, perché probabilmente arrivano da... Sono due, ecco, esatto, sono due epoche diverse. Scacchiera e pezzo sono due epoche diverse, un po' come le macchine e le strade. Macchine coeve stanno in strade magari strette, che adesso sai la macchina è gigante, non riesce più a passare da nessuna parte. Vabbè, quindi hai fatto qua, siamo tutti, c'è una festa. Allora ti direi io vado avanti col pedone. Aiuto. Anche perché non è che... Io quando te l'ho detto, sono uno molto... No, ma io lo so che... Vado all'attacco, sono non ci molto conosciamo da istintivo, tanto... sono molto istintivo e quindi io adesso faccio una di quelle mosse che... Ah, ma io non ho tenuto conto di... No, ma perché sono distratto? Ma mi hai mangiato la regina? Perché ti No, ho ma mangiato la no, regina? no, vabbè, terribile. Mi ha mangiato la regina. Perché ti ho Ma io mangiato non me la ne sono regina? accorto. Perché, Perché non sono uno stratega. no, non solo, perché tu, l'hai detto prima, sei molto emotivo. Ah. Esatto. E quando uno ti provoca sull'emozione e sull'emotività, attenzione, tu ti dilati. Ah, ok, capisco cosa dici. Quindi in realtà mi disperdo. Perdo compattezza, è vero. È vero che questa è una Scopro il mossa che fianco. potrebbe essere suicida per me. No, certo, però intanto mi hai mangiato la regina. Cioè, raga, mi hai mangiato la regina. Cioè, Enrico, mi hai mangiato la regina. E quella cosa lì, fregato. secondo me, è quello che condiziona anche la tua arte. È probabile. È probabile. Condiziona la tua arte perché la mette, ed è questo che dicevo prima, o è un genio o è un folle, la mette a disposizione di tutti. Sì. Io la metto a disposizione di tutti. Sì, ma la mette a disposizione di tutti in una maniera dilatata. Adesso questa No, ma io forse comprendo cosa vuoi dire. Questa definizione di dilatato per me ha un significato. Certo, ma... Però quello è quello che io percepisco. Vabbè, io intanto ti mangio il cavallo con il mio bel re, almeno inizio a toglierti un pezzo e mettiamo un po' di ordine, perché... No, perché ti ho scoperto il fianco e mi hai dato una coltellata. Io non avevo proprio visto minimamente la regina, ma secondo me perché non sottintendevo neanche che potessi mangiarmela. Comunque me l'hai mangiata, va bene, pazienza. Siamo a un passaggio, secondo me. No, siamo che mi hai mangiato la regina e mi fa un po' incazzare, perché non me ne sono accorto, ma va bene. Siamo a un passaggio. Va bene, allora, passaggio. È quello il passaggio. Chi tocca pescare? A te. A me? Pesco. Pesca. Vediamo cosa porta il vento. Tra una regina persa... Forse tua? Ah, no, bellissima. Questa è mia. Materie prime, quali usare? Allora, parli con uno che maneggia dalla pietra al legno a materiali storici, organici. Ceramica. Di tutto. Purché sia restaurabile. Purché sia sì. maneggiabile. Carta, quindi plastica? Teoricamente. Ma ti interessa? In questo momento no. Mamma mia. Io penso che dopo più di 40 anni di lavoro posso permettermi di decidere di non innovare. Su cosa lavorare. Di non innovare. No, ma esatto. Cioè, allora, di non fare altre cose. Allora, in realtà ti dico una cosa super interessante che definisce un sacco di aspetti. L'altro giorno, su un social, uno mi scrive un commento sul mio video della presentazione dei Santi ad Alba e mi fa, sai che novità?
Io sono rimasto tra me e me, ho detto, "Va, adesso rispondo", e cercavo cosa rispondere. Ma poi in realtà ho detto, ma perché devo rispondere a una persona che oggettivamente non ha l'informazione e quindi il suo commento per me è stato vuoto. Cioè non ho neanche avuto la necessità di dover rispondere, proprio ho detto, ma sai che novità? Ma innanzitutto chi ha detto che voglio fare novità? Io non ho mai presentato, credo, un mio lavoro parlando di innovazione o novità. Anzi, anzi, sto utilizzando una delle tecniche tra le più antiche del moderno, perché comunque entra in vigore di nuovo. Però vedi, è perché il tema centrale parte tutto da lì, è quasi come se fosse il fulcro sul quale noi balliamo, è la guerra, perché la serigrafia diventa molto in voga perché è utilizzata a livello di riproduzione durante il periodo di guerra per i manifesti. E allora ho trovato che era affascinante nel moderno usare una tecnica di quel periodo lì, anche per questo motivo, perché comunque è intrinseco quel valore. Cioè, la tecnica che scelgo di utilizzare è la serigrafia. Nella serigrafia c'è una complementare storico-culturale non da poco. Cioè, fare dei manifesti di guerra, ok, partiamo da quello. Oggi con Normal as Possible faccio santi, ma come vengono fatti? E allora magari si può dire, ah, è innovativo oppure no. Ma vedere un video e scrivere, ah, sai che novità, solo perché è un santo, vuol dire che hai letto religione e basta, probabilmente. Però materiale per me non è solo la materia. Ti parlavo di pietra, ti parlavo di legno. È vero che è materia, ma io parto dal presupposto che è energia. Sì, totale, totale. Allora, Enrico, se aveva ragione, non lo totale. sappiamo, ma se aveva ragione Einstein che diceva che la materia è energia, Io sono molto e d'accordo. la formula della, della relatività dice questo, Ma tra l'altro è per quello che ti ho chiesto della plastica. se la materia è energia, l'uso della materia che cos'è? È uso di energia o Sì. è sfruttamento dell'energia? A me piace che siamo arrivati a questo punto sulla domanda materie prime quali usare, perché ad esempio io non è che non amo la plastica per la questione dell'inquinamento o quant'altro, io non amo la plastica perché probabilmente, stando a quello che hai gentilmente condiviso, ha una frequenza molto bassa, perché non è naturale o comunque ha già subito un processo di lavorazione. La pietra, ad esempio, la trovo una cosa molto concreta, molto vibrante, e quindi allora ci sono dei materiali che utilizzati in un certo modo mi riempiono, mi trasmettono, cosa che la plastica non ha la capacità di fare. Bello, veramente bello, sì, energia. La materia è energia, quindi anche nella scelta dei materiali, se hai un progetto che ha carattere e ha ambizione, sarebbe assurdo pensare, e questo ne abbiamo già parlato una volta, comprare un materiale da fast food. Mettiamola così, quindi un materiale di scarsa qualità, prodotto giusto per fare quell'esercizio perché non ha altre pretese. Non so se ti ricordi quando sei venuto in laboratorio da noi che hai visto la cera lacca Sì, e abbiamo parlato della cera lacca. Sembra una stupidaggine di parlare certo. di una materia che è un materiale che... Ma quando io ti ho detto questa è cera lacca, questa è vera cera Sì, lacca, io credo avrò esordito con e quindi cosa vuol dire? che suona in modo diverso, suona, Sì, profuma in modo diverso, si scioglie in modo diverso, si comprime in modo diverso, sì. chiude in modo diverso e diciamo la cosa più importante, Appare in modo diverso. Allora, Totale. quando tu usi il materiale, secondo me, devi avere queste Queste caratteristiche. caratteristiche sono E il molto diverso d'accordo. non significa diverso da, Certo, significa diverso. sì, che ha una sua identità.
Perché oggi parlare di diverso, È quello che secondo me nel si senso, percepisce e tra l'altro secondo me traspare, è quello che si diffonde in quello che tu fai. è un approccio reale. Parlando concretamente del territorio, Alba Capitale dell'Arte Contemporanea 2027, che ha già un nome lunghissimo, quasi come dire Mississippi. Ok. Per te cosa significa? Che sei uomo, artigiano e bottegaio con tua moglie Lorenza in centro ad Alba, in una delle vie più belle per me. Che cosa significa per me questa, Questa nomina, sì, questa puoi declinarla elezione? Sì, questa elezione. Allora, per me significa una grande possibilità, Bello. se sfruttata in una certa maniera. Percepisco, come in tutti i grandi eventi, una certa difficoltà ad aprire Le porte. veramente le porte Sì, sì. a chi dovrebbe fare arte contemporanea, che non sono i grandi artisti o quelli che si definiscono o quelli che vengono definiti grandi artisti, non solamente, ma sarebbe la grande possibilità, ci sarebbe la grande possibilità di dare spazio, di dare visibilità, di dare a chi emerge o a chi è parte del territorio. Tu sei parte del territorio perché sei di Alba, insomma, dei dintorni di Alba. Sì, assolutamente. Zona del Roero. Io immagino, purtroppo, che tu, come altri come te, che meriterebbero, ma non per una questione personale, Sì, collegata al lavoro, cioè puramente collegata al lavoro che uno meriterebbero presenta. la possibilità di apparire e di emergere tramite questa elezione. Perché eleggere Alba a capitale dell'arte contemporanea significa che Alba è già e deve diventare il polo di attrazione dell'arte contemporanea. Bellissimo, Quale, bellissimo. domanda Bellissimo, finale, bellissimo. rimbalzo la palla, Sì? che cos'è l'arte contemporanea? E io Vabbè, sicuro questo mi fermo qua. mi fermerei anch'io, anche se la partita non è conclusa, mi fermerei perché è gigante come tema, richiederebbe un'attenzione abbastanza mirata, ma lo possiamo trattare anche in maniera più semplice. Sicuro non è la cultura mainstream, ma è la subcultura, ovvero quello che sta sotto, che bolle. Quello è veramente quello che sta accadendo. Poi che noi lo vogliamo lasciarlo sotto e non farlo emergere è un altro discorso, ma le subculture hanno sempre poi definito quelle che diventano le culture principali. Al momento in diversi contesti, anche fuori dall'Italia, noi siamo in Italia, ma anche fuori dal nostro contesto ci sono delle subculture e probabilmente una delle principali è il conflitto e la guerra e sarebbe interessante capire cosa potrebbe aiutare le persone a sentirsi più protette. Grazie Enrico, grazie mille. Grazie a te.